Ciao a tutti ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. Oggi voglio parlarvi di una storia di reincarnazione, credo forse la più sconvolgente che sia mai esistita. E mi sto riferendo appunto a Dorothy Eady. Voglio parlarvi proprio di lei perché ci sono persone che la loro vita già di per sé è un vero mistero. Questa donna infatti ha tantissimi fatti spiegabili che porta con sé. Pensate che Dorothy era certa di essere addirittura la reincarnazione di una sacerdotessa di Iside vissuta nell'Egitto dei faraoni nel 1300 a.C. Ovviamente raga, rispetto a un'affermazione simile ci sono molte persone che credono oppure non credono, ma sta di fatto che questa storia ha talmente tanti fatti realmente documentati che risultano addirittura sorprendenti. Ragazzi, prima di continuare però vi ricordo di iscrivervi a questo canale, tempestate di like a questo video, attivate tutte le campanelline e non dimenticate di commentare. Ma adesso andiamo avanti perché Dorothy era nata a Londra nel 1904, ma all'età di soli 3 anni cade dalle scale e una volta giunti sul posto i soccorsi purtroppo il medico la dichiarò morta. Però mentre i genitori poverini si disperavano, voi potete immaginare la loro sofferenza, ma ad un certo punto la piccola aprì gli occhi meravigliando tutti quanti. In realtà cos'è accaduto in quel momento è davvero quasi impossibile da spiegare. Sta di fatto però che da quel momento la piccola cominciò a fare dei sogni davvero molto strani, dove i protagonisti erano antichi sacerdoti, sacerdotesse, faraoni, piramidi, templi, sfingi, svariati personaggi e località dell'antica terra del Nilo. Inoltre chiedeva continuamente ai suoi genitori, al padre e alla madre, di essere riportata a casa. Insomma, sta piccola voleva ritornare a casa sua. Ma la cosa più sconvolgente è che in realtà era già a casa sua. Le cronache di quel tempo raccontarono che l'attaccamento a quel paese e a quell'epoca storica così remota divenne tanto assillante, tanto morboso, che durante una visita al British Museum, che si trova nella capitale inglese, la piccola rimase talmente tanto incantata dalle mummie egizie che i genitori, pensate un po', dovettero portarla via con la forza. Urlava davanti a tutti che voleva stare con la sua gente e subito dopo, osservando una fotografia del tempio di Seti I, esclamò queste testuali parole: "C'è la mia casa, dove sono gli alberi? Dove sono i giardini?" Raga, questo è davvero sconvolgente, sta venendo la pelle d'oca a me che ve lo sto raccontando. Ma non è finita qui, perché si mise a correre per tutte le sale del museo, baciando i piedi di tutte le statue degli dei. Ma qua furono soprattutto i sogni a caratterizzarne la vita. Infatti Dorothy sognava spesso e volentieri di essere stata una giovane sacerdotessa di Iside, e poi c'era anche un uomo che molto frequentemente compariva per poi scomparire. Ma chi era quell'uomo? La domanda rimase senza risposta fino a quando un bel giorno la piccola ha riconosciuto il suo volto in un'antica raffigurazione. E sapete di chi si trattava? Proprio di Seti I, faraone della XIX dinastia risalente al secondo millennio a.C. Dorothy una volta raccontò a una sua amica che mentre dormiva ad un certo punto cominciò a svegliarsi perché sentiva uno strano peso sul suo petto, quasi come se qualcuno gli ci fosse seduto sopra. Ma ad un certo punto, raga, qua arriva una cosa veramente agghiacciante, perché si svegliò del tutto e vide un uomo chino proprio sopra di lei. Ha affermato di avere riconosciuto il volto di quell'uomo perché l'aveva visto anni prima in una fotografia, e infatti era proprio Seti. La piccola iniziò a urlare, a gridare, era letteralmente sconvolta, ma nello stesso tempo dentro di sé provava una gioia immensa. Ammise anche di ricordare tutto questo come se fosse accaduto il giorno prima. Ma le cose assunsero un'ulteriore piega quando una notte la piccola si svegliò dal letto in totale stato di trance e si mise a scarabocchiare dei geroglifici. Pensate che alla fine in quello stato di trance furono ben 70 i fogli su cui aveva riportato tutti i contenuti delle sue visioni. I genitori, ovviamente preoccupatissimi per questi fenomeni che non riuscirono a razionalizzare, a capire più che altro, consultarono medici specialisti che prescrissero cure e ricoveri per Dorothy. Ma ogni notte e in ogni caso l'attività onirica di Dorothy continuava imperterrita. Continuava a sognare luoghi, posti dell'antico
Egitto che in realtà lei non aveva mai visitato. E un giorno in particolare sognò di essere in un grande locale con altre ragazze e un sacerdote che la prendeva a bastonate perché si rifiutava di rispondere alle sue strane domande. Ma col trascorrere del tempo una passione così sfrenata la portò a cercare di capire in ogni modo quanto le stava accadendo. Era tutto frutto di una fantasia malata o c'era davvero sotto qualcos'altro? Da quel momento infatti si iscrisse a un corso di egittologia e studiò la storia di quell'antica civiltà, compresi tutti i loro geroglifici. Studiò talmente tanto, si mise sui libri tantissime ore al giorno fino a quando riuscì a tradurli alla perfezione. Pensate che a studiare tutti quei geroglifici Dorothy non incontrò alcuna difficoltà, sebbene fossero veramente molto complicati anche per i più esperti. Pensate un po' che scoprì che quelli disegnati da lei durante la trance raccontavano una storia particolare, ovvero quella di Bentrasit, giovane sacerdotessa di Abido, vissuta proprio nel periodo di Seti I e si era tolta la vita giovanissima per tener fede al giuramento di non rivelare mai a nessuno il nome dell'uomo che amava, con il quale ci fu stata anche insieme, violando le regole più importanti del voto di castità imposto dalle sacerdotesse consacrate dalla dea. Pensate che Dorothy scoprì che l'uomo amato della giovane egizia non era altro che Seti I e da quel momento si sprofondò ancora di più negli studi della storia dell'antico Egitto, perché ovviamente questa piccola raga voleva saperne a tutti i costi di più. Addirittura si iscrisse ad una scuola di disegno a Plymouth, dove tutta la sua famiglia si era ormai stabilita. Quando decise però di lasciare i genitori, si trasferì a Londra e lavorò, indovinate per cosa, per una rivista egiziana. Proprio in quel periodo, che furono gli anni 30, ha conosciuto un giovane studente di cui si innamorò. Raga, ma neanche farlo apposta, quel ragazzo era un egiziano. E quando Dorothy diventò sua moglie, lo seguì entusiasta nella sua terra d'origine. Ma come potete immaginarvi, per lei non era affatto una terra nuova, anche se vi ricordo che in realtà lei non c'è mai stata, ma anzi era proprio quello il posto che le apparteneva. È una cosa che proprio si sentiva dentro di lei. Ma quando sbarcò, che raggiunse veramente per la prima volta nella sua vita quel posto, la prima cosa che fece è stata proprio quella di baciare il suolo, affermando che era finalmente rientrata a casa. L'amore tra Dorothy e questo ragazzo però purtroppo svanì ben presto e nonostante avessero avuto un figlio, Dorothy divorziò dal marito, che si chiamava Imam Abdel Maguid. Era il 1935 e il figlio si chiamava Seti, proprio come lei aveva sempre desiderato. Il tempo passava e più il tempo andava avanti, questa donna continuava a sognare tutti i luoghi di questo paese, dell'Egitto, dove non c'era mai stata, ma per lei è come se ci fosse stata 1 miliardo di volte. E quando veniva accolta da uno stato di trance, sonnambulismo, scriveva pagine e pagine di geroglifici. Ma questi geroglifici per lo più erano riferiti alla sua vita di Bentrasit. Ma raga, tenetevi forte perché qua arriva davvero il bello, perché dopo essere diventata madre prese a farsi chiamare Om Seti, ovvero madre di Seti, come appunto si usava nell'antico Egitto. Ad un certo punto però si trasferì in un villaggio nei pressi delle piramidi di Giza, dove cominciò a fare visite frequenti ad Abido, dove appunto si trovava il tempio di Seti I. Infatti si trasferì ulteriormente proprio ad Abido nel 1956. Del resto era proprio quello il luogo dove erano ambientati gran parte dei suoi sogni. Data la sua estrema conoscenza della storia egizia, collaborò con istituzioni locali e archeologi importanti. Pensate che raccontavano che la chiamavano molto volentieri nei loro cantieri, perché riusciva a tradurre con un'impressionante facilità tutti i geroglifici che si presentavano nei loro scavi archeologici. Tutto ciò che accade in quel luogo sembrava essere sempre più sconvolgente, perché Dorothy tutto quello che gli si poneva davanti era di estrema conoscenza e familiarità per lei. Lei era già stata lì, in quel giardino, in quel cortile, in quella casa. Viveva talmente tanti di quei suoi momenti ad Abido, come se fossero dei déjà vu, però a quel punto ne fu certa. Lei era già vissuta in quell'antica città in un altro tempo e che la sacerdotessa Bentrasit si era proprio reincarnata in lei. Ovviamente non fu assolutamente
facile convincere tutti gli altri di tutto ciò. Un giorno, visto che affermava di conoscere così perfettamente il Tempio di Seti, alcuni archeologi la sfidarono ad entrare in un posto dove veramente loro erano sicuri, ma proprio al 100% che lei non avesse mai messo piede prima di quel momento, ma non di giorno, di notte nel buio più profondo. Raga, la donna cominciò a camminare con estrema facilità, ma non solo con estrema facilità, con estrema decisione, come se in quel posto ci fosse stata almeno 1000 volte. E sapete dove arrivò senza batter ciglio? Arrivò alla cappella di Amon, come se quel percorso lo conoscesse benissimo. Pensate che anche i più scettici degli archeologi rabbrividirono a tutto ciò. E qua arriva ancora una parte più sconvolgente, perché Dorothy rivelò agli studiosi che sotto suolo di Abido vi era un meraviglioso e gigantesco giardino pieno di fiori e piante, ed era proprio quel luogo che sembrava così incantato che Dorothy era stata proprio in uno dei suoi sogni. E sapete perché viene definito luogo incantato? Perché la sacerdotessa Bentrisit era proprio lì che ebbe conosciuto il faraone. Raga, potete immaginare anche da soli lo stupore, la meraviglia quando gli archeologi iniziarono gli scavi e che portarono alla luce effettivamente tracce di un antico ed enorme giardino. Tante altre sue rivelazioni trovarono piano piano un riscontro e subito ci si rese conto che effettivamente la donna conosceva così tanti segreti di quella città che anche agli studiosi più esperti erano totalmente ignoti, però per lei erano estremamente familiari. Infatti molti di loro si convinsero che effettivamente Dorothy era veramente un personaggio fuori dal normale e proprio per questo motivo si guadagnò il loro rispetto. L'egittologa scrisse anche moltissimi libri riportando studi che contribuirono a far conoscere l'antica terra delle piramidi. Purtroppo morì nei pressi di Abido a El Araba e El Madfuna nell'aprile del 1981 e proprio lì fu sepolta. La sua storia continuò per anni e anni fino a raggiungere i nostri tempi. Infatti tuttora è famosissima per tutto ciò che aveva fatto, ma soprattutto per tutto quello che era. Era davvero la reincarnazione di una sacerdotessa egizia nel 1300 a.C.? Oppure c'è una spiegazione più plausibile? Ragazzi, io penso che le conclusioni siano più che ovvie, anche perché dopo tutto quello che ha fatto e dopo tutto quello che è stato scoperto solo ed esclusivamente grazie a lei, secondo me non poteva essere che altro. Ragazzi, che dirvi, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate tutte le campanelline e soprattutto commentate tantissimo. Noi ci vediamo molto presto nel mio prossimo video. Ciao a tutti raga e stay tuned!